In perfetto stile British, Cristiano Luzzago ci presenta una splendida e rarissima Rolls-Royce Silver Wraith. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo una Rolls-Royce, il modello Silver Wraith. La Silver Wraith è la prima Rolls-Royce prodotta nel dopoguerra. Deriva dal modello anteguerra che si chiamava Wraith. Della Wraith ha sostanzialmente la stessa base telaistica, anche se è modificata nella costruzione perché vengono ridotte la quantità di rivettature che contengono il telaio e sostituite con saldature. Il motore deriva in gran parte da quello della Wraith, benché sia stato modificato nelle valvole di aspirazione e scarico che sono posizionate, quelle di aspirazione sopra la testa e quelle di scarico lateralmente, e differentemente da altre Rolls-Royce dell'anteguerra e da altre successive veniva consegnata solo come rolling chassis, cioè come telaio nudo che dovevano essere poi allestite da carrozzerie di fiducia degli acquirenti. Carrozzerie molto importanti, fra le quali c'era la Freestone Webb che ha prodotto questo esemplare, di cui ne sono stati costruiti soltanto 10 e che fu allestito e preparato secondo le esigenze del committente come era in uso all'epoca. Parallelamente alla Rolls-Royce Silver Wraith era in produzione anche la Bentley Mark VI, che aveva anche la denominazione col marchio Rolls-Royce di Silver Dawn. Questi due modelli furono i primi prodotti nel dopoguerra con carrozzeria propria della Rolls-Royce, e questo spiega perché molte carrozzerie autonome che producevano vetture per i clienti nel corso degli anni dovettero via via ridurre la produzione, perché la produzione di serie arrivò al punto di essere superiore a quella delle vetture invece su commissione. Infatti la Freestone Webb fu una di quelle carrozzerie che nel dopoguerra dovette cessare la propria attività proprio per questo motivo. La Silver Wraith fu dotata di 3 motorizzazioni, la 4002, la 4006 come il modello che abbiamo qui oggi e la 4009. Ovviamente con l'aumento della motorizzazione aumentarono le prestazioni e questo modello tra l'altro è già un seconda serie anche come telaio, perché fino al 51 furono prodotti dei telai passo corto e successivamente furono introdotti anche i telai passo lungo come questo, dato che la maggior parte delle vetture venivano sfruttate per essere utilizzate come limousine e quindi avevano bisogno di un telaio allungato che fosse più fruibile per la costruzione del modello. Il cambio di queste vetture inizialmente fu fornito soltanto a 4 marce, dal 51 divenne opzionale e in seguito divenne di serie il cambio automatico, che naturalmente si prestava molto di più rispetto ai manuali per questo genere di vettura. Questo modello di Silver Wraith è nato come limousine, quindi il posto di guida è riservato all'autista. Nonostante questo, le finiture sono di altissimo pregio, infatti abbiamo il cruscotto che è in una splendida radica di noce, la strumentazione che naturalmente è molto completa come deve essere su una vettura di questo tipo ed è posizionata al centro per dare la possibilità agevolmente di produrre anche vetture con guida sinistra per altri mercati. E sulla plancia, oltre a tutti gli strumenti e i comandi necessari tipo luci, tergi, ci sono anche una serie di bottoni che servono per agevolare il comfort dei passeggeri. Infatti qui abbiamo tutte le illuminazioni dell'abitacolo anteriori e posteriori e tutto un impianto radio con anche un tavolino e il portacenere, quindi finiture degne di un modello fatto su misura per una clientela molto esigente.
Molto elegante la letta parasole in pregiato raso, sostenuta da una struttura metallica a compasso, e molto confortevole anche l'azionamento della tendina per il parasole per i passeggeri posteriori, che può essere operata direttamente dall'autista della vettura con anche uno sgancio automatico. L'abitacolo può essere anche diviso da una paratia di cristallo che viene operata dal posto dell'autista ma anche dai braccioli posteriori. Il comfort dei sedili posteriori è veramente eccezionale. Sulla portiera abbiamo anche un bel portacenere cromato e all'interno del bracciolo c'è un bel vano in legno riservato ai sigari e al tagliasigari. La parte posteriore dell'abitacolo è ancora più lussuosa della parte anteriore. Al centro di questa splendida console in meravigliosa radica di noce abbiamo un bello orologio della Smith. Posteriormente, per i passeggeri di fortuna esistono anche due strapuntini che possono essere agevolmente aperti e richiusi, e la dotazione della vettura comprende sul lato delle dame un bel vassoio con incorporato uno specchio col quale si possono rifare il trucco, mentre dalla parte del passeggero c'è un bel vassoio che funge da scrittoio. Al centro un mobile bar di pregiatissimo legno, finito veramente con una grande cura, nel quale abbiamo dell'ottimo whisky scozzese e dei bellissimi bicchieri di cristallo, con il quale, date l'occasione, possiamo approfittarne per festeggiare questa splendida vettura. Alla vostra salute!